Appassionati e non di modellismo, bentornati in questa serie dedicata al gigante della Scania R730 Imperial. In questo episodio termineremo il montaggio principale della parte inferiore del camion. Come prima cosa andremo a concludere l'assemblaggio dei componenti rimanenti che fanno parte del telaio. Alcune di queste parti hanno anche bisogno di qualche modifica suggerita dalle istruzioni oppure dovuta al fatto che cambieremo qualche parte per far posto alle fotoincisioni o altre nostre modifiche. Ad esempio uno dei due paraspruzzi posteriori presenta dei fori che sarà necessario andare a chiudere con un poco di stuccotamia. La prima parte extra kit che andremo a montare sarà l'effigie Scania sui cerchi anteriori. Personalmente la trovo davvero fantastica. Una piccola modifica riguarda anche i cunei presenti nel kit, infatti ho aperto i fori delle maniglie per renderli più veri. Anche il vano portabatterie andrà modificato per poter montare più avanti la griglia fotoincisa. Per fare ciò applicheremo prima tanti fori uno vicino all'altro e poi con un cutter andiamo a tagliare e rimuovere la parte. I cerchi andranno modificati per fare posto al mozzo Scania ben più realistico di quello del kit. Per fare ciò incidiamo il mozzo dall'interno finché non riusciremo a staccare la parte. Successivamente con un cutter rimuoviamo l'eccesso di plastica ancora presente finché il nostro mozzo Scania non alloggerà in modo comodo nel cerchio. Dopodiché foriamo il mozzo con una punta da 7,5 per poter poi montare il mozzo sull'altro cerchio. Finito l'assemblaggio e le modifiche necessarie possiamo andare in cabina di verniciatura. In questa occasione utilizzeremo tre tipi di primer diversi. Il Tyson sarà il fondo per quelle parti che coloreremo con i colori Tamiya. Per le parti di carrozzeria, che in questo caso saranno i passaruota anteriori e posteriori più la minigonna posteriore, utilizzeremo il primer della Zero Paint. Mentre per le parti che andranno cromate la nostra base sarà il primer iClad nero lucido. Per la colorazione vera e propria iniziamo con il Tamiya X11, con questo andremo a colorare il serbatoio, lo scarico e l'interno delle luci posteriori. Prima ho accennato le parti cromate e per realizzarle ho deciso di provare le famose vernici metallizzate iClad e devo dire che sono rimasto entusiasta del risultato che permettono di ottenere. Per la carrozzeria mi sono affidato invece alle ormai super collaudate vernici Zero Paint che non necessitano di diluizione e sono pronte all'uso.
alcuni invece sono stati colorati con del Tamiya giallo opaco. Per aerografare i colori Tamiya normalmente li diluisco al 50% con il loro thinner, il X20A. Le rimanenti parti andranno colorate riprendendo il colore del telaio, composto da una miscela di Tamiya X1 e X2 diluiti insieme in parti uguali. L'interno delle luci posteriori andrà infine ricoperto di nero opaco per andare a dargli profondità. Anche i parafanghi saranno colorati in nero opaco per riprodurre la gomma con la quale sono fatti. La verniciatura si conclude stendendo sulle parti di carrozzeria il lucido bicomponente della Zero Paint. Tornando al nostro tavolo di lavoro ci occuperemo in prima battuta delle luci posteriori, con i colori lucidi Tamiya rosso e arancione. Sempre con i colori di base andremo a riprendere i bracci che collegano il telaio al parafango posteriore. Finita la verniciatura è giunto il momento di mettere insieme tutte le parti. In questa fase applico anche un leggerissimo filtro color polvere, ma l'invecchiamento del telaio avverrà nelle fasi successive. La mia intenzione sarà comunque quella di riprodurre un mezzo non troppo usurato, ma comunque operativo, quindi con qualche traccia di lavoro. Una modifica ulteriore andrà fatta ai perni che fissano le ruote, in quanto vanno accorciati per aspettare i mozzi modificati. Fatto ciò possiamo andare comodamente a montare tutte le ruote del camion. Una volta sistemata la minigonna posteriore, la ruota di scorta e il serbatoio, possiamo dare per concluso il montaggio principale della parte inferiore del camion. E anche per questa settimana è tutto. Vi aspetto sempre su questo canale e nel mio garage per continuare assieme il montaggio dello scagnetto. Nel frattempo ci sentiamo nei commenti se vi va di scambiarci qualche opinione sul mio lavoro e vi invito come sempre a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Ciao a tutti!